Quali sono le sfide più complesse nella gestione di una struttura veterinaria? Sono quelle di gestire una complessità sostanzialmente. Che vuol dire una complessità? Come se fosse un organismo vivente, ci sono le persone, ci sono i clienti, ci sono i pazienti, la qualità dei servizi, ci sono tantissime cose che devono essere monitorate. Le persone hanno delle necessità che sono in continuo mutamento, come i nostri clienti, le innovazioni, la questione dei cambiamenti chiaramente nella tecnologia che noi applichiamo. Il problema è stato ancora più peggiorato, acuito dall'entrata di queste corporate all'interno del nostro mercato veterinario. Le corporate determinano un altro mutamento, il nostro cambiamento estremamente veloce. Se voi pensate a quanto la nostra professione è cambiata negli ultimi 20 anni, probabilmente è cambiata più negli ultimi 20 anni che negli altri 200 precedenti. Se pensate che facevamo quasi esclusivamente animali da reddito, siamo passati a fare quasi esclusivamente cani e gatti o a dedicarci molto di più a loro. Se pensate che siamo passati da una professione generalista nel quale si facevano vaccini, diarree, vomiti e cose di questo tipo qua, siamo passati da una professione che si dedica o vuole dedicarsi molto alla specialistica. La difficoltà di gestire una struttura veterinaria oggi è proprio questo, capire come gestire questi cambiamenti nella complessità chiaramente della struttura veterinaria. Quali sono invece le problematiche più ostiche a livello di gestione di un team? Io credo che all'interno di una clinica veterinaria il team sia il centro di tutto quanto. Non siamo strutture, non siamo imprese, non siamo società legate al fatto di possedere dei macchinari, siamo un gruppo di persone, il nostro business si basa sulle persone. Se noi togliamo le persone che lavorano nelle nostre cliniche, se togliamo il nostro team, le nostre cliniche non ci sono più. La massima attenzione di un leader, di un manager di struttura veterinaria è quello di lavorare bene con il proprio team. Le difficoltà in questa fase sono decisamente cambiate, è cambiata la tipologia di persone, no? Siamo passati da quasi solamente uomini a quasi solamente donne. L'approccio alla professione è cambiato totalmente. Se pensiamo a quante ore noi volevamo dedicare al nostro lavoro, non abbiamo mai pensato sostanzialmente al benessere del nostro come lavoratori, come veterinari. Oggi le richieste sono differenti e ben venga che lo siano, far diventare la nostra professione qualcosa di normale dove si lavora 40 ore a settimana e non 80 ore a settimana come in precedenza. E noi dobbiamo trovare la maniera di motivare persone che hanno bisogno di altre nozioni e di altre motivazioni. Quali sono gli errori che si commettono più comunemente nella gestione di una clinica o di un team? Molto spesso le persone e i manager di strutture si dedicano ad un argomento, al marketing, vai, lavoriamo con il marketing e basta, e dimenticano le persone. Lavorano fortissimo sulle persone e dimenticano poi la produttività. Essere un buon manager veterinario oggi significa possedere e utilizzare con equilibrio tutta una serie di strumenti che sono necessari. Un errore grandioso che si può fare oltretutto è quello di allontanarsi dalle necessità del proprio team. Dimenticare il proprio team vuol dire dimenticare la propria clinica, quindi per primo le persone, io dico secondo ancora le persone, terzo ancora le persone. Quindi le persone ovviamente come primi gradini di importanza. A livello di comunicazione con la clientela c'è qualche errore particolarmente grave che vedi commettere comunemente. Da qualche anno lavoro con un metodo di comunicazione e cerco di spiegare, di insegnare un metodo di comunicazione che si chiama il metodo Calgary-Cambridge, che è un metodo particolarmente interessante proprio per spiegare il corretto metodo di comunicazione. Gli errori che maggiormente noto lavorando e facendo da trainer per i colleghi veterinari, la prima cosa è una mancata empatia. Tutti quanti noi pensiamo di essere empatici. La carezza al cucciolo, oh povero cucciolo, povero cane, non vuol dire essere empatico con il cliente. Per esempio c'è uno studio scientifico, in questo lo dico, che commenti empatici vengono ritrovati verso i clienti, vengono trovati nel 7% delle visite, un numero veramente molto ridotto, mentre noi veterinari siamo dell'idea che siamo estremamente empatici, cosa che non è reale. Secondo problema che trovo regolarmente nelle visite è l'applicazione di un modello paternalistico di comunicazione, cominciare a raccontare il perché dovrebbero fare qualcosa, il perché, il per come, quando in realtà il modello paternalistico determina chiaramente qualcuno che insegna qualcosa a qualcuno. Terza cosa che noto molto frequentemente, il comunicare del veterinario in maniera complessa. Circa il 70% dei clienti dopo una visita veterinaria dice che non ha compreso a fondo cosa è il veterinario.
veterinario gli ha detto. Quindi voi pensate, in questo meccanismo in cui il veterinario comunica al paziente, lo fa in maniera paternalistica, quindi insegnando qualcosa che non gli viene richiesto, ok? Parlando in maniera complessa e non dimostrando affatto empatia. Bene, queste cose qua determinano 3 dei principali problemi della comunicazione oggi in veterinaria. Credo che una cosa che viene decisamente poco valutata quando si analizza il perché e il per come di una struttura, la qualità di una struttura veterinaria, sia la soddisfazione del cliente. Siamo soliti pensare alla soddisfazione del cliente quando vediamo i nostri incassi o le persone che aumentano o diminuiscono all'interno della nostra struttura. Per me di fondamentale importanza è valutare la soddisfazione di cliente per cliente attraverso la valutazione di quello che si chiama NPS, che vuol dire Net Promoter Score. È una tipologia di valutazione che chiede al cliente di dire quanto consiglierebbe ad amici o parenti di rivolgersi presso la struttura dove ha effettuato la prestazione veterinaria. Di fatto ti dice quanti promotori tu stai creando nella tua struttura. Bene, sapere se stai creando o non creando promotori, secondo me è il primo momento nel quale dire sto facendo bene o non sto facendo bene il mio lavoro. Da quello lì dire e perché lo sto facendo bene attraverso delle domande che approfondiscano chiaramente l'esperienza del cliente all'interno della struttura. Una delle domande che per esempio propongo di chiedere ai clienti è quanto si sono sentiti ascoltati e quanto pensano che il veterinario abbia comunicato in maniera semplice e chiara, e soprattutto un'altra domanda che faccio regolarmente è domando di chiedere quanto quello che gli è stato proposto sia stato diciamo commisurato e correlato alla patologia che il paziente aveva. Quello che ti è stato chiesto era sì o no una cosa normale, è stato correttamente richiesto o no? Le persone molto spesso si sentono come se gli appioppassimo, okay, degli esami non dovuti. Chiediamo cose che molto spesso loro stessi non pensano di dover effettuare e quindi applicano questo sistema di protezione nei confronti del veterinario che dice questo mi vuole spillare, passatemi il termine, altri soldi. Che consigli daresti a chi si sta interessando al mondo della crescita personale e professionale? Lavorare su se stessi. Quindi lavorare fortissimamente sulla propria crescita e sul proprio studio personale, sulla propria analisi / autoanalisi. Questo attraverso coach, attraverso studio di libri che possono chiaramente far sì che noi possiamo migliorare. Il tema è quello del locus of control. Dov'è il tuo locus del controllo? Un leader sa che il mondo cambia, ok, se lui applica una maniera corretta di approcciarsi al mondo. Essere consapevoli che attraverso il tuo cambiamento può cambiare la tua clinica, può cambiare il tuo gruppo, può cambiare la tua vita e la tua famiglia. Focalizzarsi al 100% su quello che è la tua sfera di influenza, su quello che tu puoi fare per cambiare le cose. Questa è stata una cosa che mi ha cambiato molto, e smettere di pensare che la colpa fosse degli altri, che la colpa fosse delle persone o dei veterinari che non hanno voglia di lavorare, che non hanno voglia di impegnarsi, e il mio tema ha cominciato ad essere come posso fare per far sì che loro si impegnino. I miei clienti non mi rispettano, va bene, d'accordo, cosa posso fare affinché i miei clienti comincino a rispettarmi maggiormente? Quindi il cambiare il paradigma e cominciare a vedere tutto come una propria non dico emanazione, che è una cosa esagerata, ma quantomeno sotto un proprio controllo, sotto una propria influenza. Hai qualche libro autore da consigliare? Soprattutto riguardo a questo tema, i libri che mi sento di consigliare sono 2. Il primo, che si chiama Seven Habits di Stephen Covey, ed è un libro eccezionale, è un bel mattone, però rinnova, no, le capacità che abbiamo su come interfacciarci con le persone, come interfacciarci con i nostri team, e non solo con i team, ma anche con la propria famiglia e con i propri amici. L'altro libro che mi ha cambiato per sempre la vita si chiama Triggers di Marshall Goldsmith, anche questo in italiano. È un po' un manuale di automiglioramento, sempre per la cosa che tutto nasce da noi, no? Almeno molto spesso nasce da noi. Un consiglio daresti per discriminare tra un consulente affidabile e uno che non lo è? Io credo che la motivazione della nascita di tutti questi coach, guru in generale, sia data dal fatto che è un mercato relativamente nuovo, e mentre nella cardiologia si studia la cardiologia da sempre, il business e il management veterinario è relativamente nuovo e sotto l'attenzione da poco. Quindi le persone che approcciano molto spesso la formazione sono persone che hanno studiato per formare,
ma probabilmente non hanno moltissima pratica. Molto spesso si finisce a raccontare una teoria studiata sul libro, importata per esempio da un altro punto del marketing, quindi il marketing della Coca-Cola non sarà mai uguale a quello del marketing veterinario. Quindi il tema qual è? È probabilmente fidarsi ed affidarsi a chi abbia una comprovata esperienza. Siamo d'accordo che bisogna studiare, siamo d'accordo che lo studio è fondamentale per sviluppare attitudini, ma senza una pratica reale, o come dico io, senza le ore di volo, no? Ok, senza ore di volo adeguate, probabilmente non si può essere un buon consulente e un buon guru di nessuno. Sapere da un coach, da un consulente aziendale, da un consulente di marketing, quante aziende veterinarie ha seguito fino ad ora, che esperienza ha, quali risultati ha ottenuto. Questo è il consiglio. Quali sono le caratteristiche imprescindibili per un leader? Intanto che cos'è un leader non lo so, ma cominciamo a pensare che probabilmente una persona che ispira gli altri a fare meglio. Senza un esempio non si può essere leader. Quindi l'esempio, l'altra cosa è l'ascolto, motivare e delegare. Queste sono le cose principali che io credo che un leader debba fare. Quindi l'esempio, lavoro duro per primo, ascoltare le persone, quindi comprendere le necessità delle persone, lavorare per le necessità delle persone. Dopodiché delegare e motivare le persone a fare bene, al cambiamento continuo, all'innovazione. Questa è la cosa fondamentale che credo che dovremmo fare tutti in quanto leader, motivare le persone a far parte di una squadra nella quale si sentono molto importanti. Cosa consiglieresti a chi sta pensando di vendere la propria attività? Bene, è un argomento decisamente diciamo nuovo, sulla bocca di tutti. Fra un paio di mesi uscirà un mio libro che si chiama Vendere o non vendere la mia clinica veterinaria. Parlerà proprio di tutto questo argomento e sarà un argomento che spero possa determinare interesse nei lettori. Il centro di tutto è perché voglio vendere. Voglio vendere perché sono stanco di lavorare? Ok, e perché sono stanco di lavorare dovrebbe essere la domanda. Sono stanco di lavorare perché la professione non mi dà più soddisfazioni. E perché non mi dà più soddisfazioni? Quindi molto spesso non vedere la vendita come un liberarsi di qualcosa che ci dà dolore, ma capire il perché quella cosa che tanto abbiamo amato, che tanto ci è piaciuta nella nostra professione, improvvisamente decidiamo di buttarla al secchio. Capito con certezza che si vuole vendere per delle motivazioni sane, che non sono quello di allontanarsi da qualche cosa che ci dà dolore, capire poi come migliorare la propria impresa, come far sì che la propria impresa sia redditizia e vendibile, perché molte delle strutture veterinarie oggi in Italia non sono vendibili, non hanno i conti in regola, non rispettano tutte le regole e chiaramente per entrare in un processo di vendita l'altro argomento è prima capire perché, secondo è capire se puoi vendere la clinica, terza cosa è capire se in quel momento sarà redditizia. Le cose devono essere tre perché una vendita avvenga. La prima, che il venditore deve essere disposto a vendere, quindi se realmente il venditore ottiene dei vantaggi nella vendita personali e professionali. Se c'è un compratore, ok? Perché anche il compratore ci deve essere, in questo momento i compratori mancano un po' per le difficoltà del mercato, e il terzo è proprio il mercato. Il mercato accetta o non accetta quel determinato tipo di vendita. Quindi i tre argomenti sono questi: capire se stessi, capire se la nostra clinica è vendibile e capire se il mercato è pronto a farlo.